Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i Romantic Tarot. Dunque appunto cercheremo di capire, come avrete letto dal titolo, qualcosa in più da un punto di vista ovviamente sentimentale ed emotivo di una persona con la quale avete avuto una storia o una frequentazione diverso tempo fa. Quindi non parliamo di una storia chiusa da qualche giorno, qualche settimana, bensì di una storia eventualmente chiusa o anche una frequentazione comunque chiusa da molto tempo, quindi anche diversi mesi, anche un anno di tempo, cioè una persona che per voi è stata particolarmente importante e che dunque appunto ricordate piacevolmente o ovviamente a volte anche spiacevolmente. Storia che può essere finita o per volontà dell'altra persona o per vostra volontà o per volontà di entrambi in comune accordo, persona con la quale avete avuto una storia o una frequentazione da persone libere oppure da persone impegnate, d'accordo? Quindi l'altra persona impegnata o voi impegnate o entrambi, d'accordo? Vogliamo cercare di capire se questa persona vi ripensa, se vi rimpiange, se cerca ancora, per esempio, informazioni su di voi, se vi spia, se è felice con magari qualche altra persona, quindi se si è appunto rifatta una vita con un'altra compagna o comunque con un'altra persona al suo fianco. Vogliamo sapere se ha ancora un ricordo ovviamente di voi e che tipo di ricordo ha ovviamente ancora di voi questa persona, e ovviamente sguardo in riferimento ovviamente al futuro. Vogliamo cercare appunto di capire se questa persona lascerà ovviamente la vostra storia completamente chiusa oppure se in qualche modo invece deciderà di tornare, anche semplicemente con un messaggio, anche in virtù di un chiarimento o anche semplicemente per sapere come sta procedendo la vostra vita, perché no? Magari proprio in virtù di un grande sentimento che c'è stato fra di voi, nel rispetto di una bella storia, che seppur chiusa ha comunque lasciato, come accade sempre ovviamente, un bel ricordo. D'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque abbia vissuto una storia con una persona importante che più delle altre vi ha dimostrato qualcosa, vi ha dato qualcosa, vi ha fatto sentire qualcosa in più, appunto, nel bene e nel male, cerchiamo appunto di capire come questa persona, e se ovviamente questa persona sta pensando magari a voi, magari proprio nello stesso momento in cui appunto voi andrete a vedere questo video e a riascoltarlo o comunque a riascoltare alcune parti ovviamente di esso, magari proprio in quel momento questa persona vi starà pensando, magari vorrebbe proprio dirvi qualcosa. Dunque cerchiamo anche di capire cosa questa persona potrebbe appunto volervi dire. Vi ripeto, in nome comunque di un rapporto e di un sentimento ovviamente che è stato importante per entrambi. Dunque possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo e dunque appunto per il principio di sincronicità vogliamo cercare di capire se appunto questa persona, che ovviamente per voi è stata particolarmente importante, ovviamente vi sta pensando, e chiaramente vogliamo cercare di capire a cosa sta pensando, ovviamente se gli mancate, se ha dei rimpianti, se ha anche magari dei rimorsi o sensi di colpa, perché no? Se ha un'altra compagna ovviamente al suo fianco, come l'ambiente ovviamente circostante può, diciamo in qualche modo anche significativamente influenzare le sue decisioni, le sue prese di posizione, le sue azioni. Quindi cerchiamo anche di capire se questa persona possa essere per esempio stata consigliata
nel non cercarvi ovviamente più. Cerchiamo di capire anche appunto perché questa persona non vi ha cercato, che ricordi ha, che rimpianti ha del vostro rapporto, se vi spia, se chiede appunto ancora informazioni di voi, se ha intenzione di tornare ovviamente da voi e chiaramente, parola al karma, cerchiamo di capire se in qualche modo il vostro rapporto è destinato comunque in qualche modo a riprendere o anche semplicemente ad avere un momento di chiarimento, perché no? Magari per situazioni lasciate in sospeso. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, dunque, come sempre, appunto, allontaniamo dal tavolo di stesa appunto l'intero mazzo per permettervi appunto di poter vedere al meglio ovviamente l'intera stesa. E naturalmente, come avrete notato, questo è appunto il metodo a 8 carte, un metodo che io uso molto spesso appunto sul canale perché a mio avviso permette di in qualche modo avere un focus importante non tanto sul passato, che ovviamente è già ben noto a voi, quanto in particolar modo sul presente ovviamente della persona in questione e ovviamente anche sul futuro. Quindi cerchiamo soprattutto di appunto scandagliare appunto il presente e il futuro di questa persona, partendo appunto dalla prima posizione inerente ovviamente al presente per quanto riguarda questa persona, quindi come sta vivendo questo momento lontano da voi. In seconda posizione ovviamente cerchiamo di capire cosa vede di bello ancora in voi. In posizione centrale cosa ha nel cuore questa persona e ovviamente in questa posizione i contro della situazione, cioè le motivazioni che tengono, hanno tenuto questa persona sino ad ora ovviamente lontana da voi, quindi gli ostacoli contro appunto della situazione. In questa posizione ovviamente l'ambiente che chiaramente circonda questa persona, quindi amicizie, parentele, appunto colleghi o eventualmente la presenza di altre donne o comunque una compagna più o meno ufficiale, perché no? In questa posizione, a mio avviso veramente molto importante, diamo la parola al karma, cioè cerchiamo di capire se ovviamente ci saranno ancora delle altre opportunità per il vostro rapporto, cioè se è un rapporto completamente e totalmente finito oppure se ci saranno altre occasioni. In questa posizione ovviamente cerchiamo di capire in realtà il consiglio degli arcani, dunque cerchiamo di capire ovviamente che cosa dovreste fare nel caso in cui questa persona possa tornare o non tornare e ovviamente in ultima posizione il futuro, quindi cerchiamo di capire obiettivamente che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi o comunque ovviamente per quanto riguarda le tempistiche della carta appunto estratta. E dunque possiamo iniziare appunto dalla prima posizione, ossia appunto cerchiamo di capire ovviamente il presente dunque che sta appunto vivendo questa persona. Vediamo un po'.
E qui abbiamo il re di bastoni. Allora, il re di bastoni è sicuramente una posizione favorevole, cioè obiettivamente questa è una persona che ha ripreso pienamente il controllo della propria energia vitale. Parliamo di bastoni, quindi una persona che si sente in questo momento molto forte, una persona che si sente energica, è una persona che evidentemente, essendo appunto un re, ha in qualche modo attraversato un percorso, un'evoluzione di crescita sino appunto ad arrivare al proprio apice. Quindi è una persona che è anche cresciuta, è una persona che è anche maturata. La caratteristica appunto del re di bastoni è proprio la maturità, è proprio la saggezza, la capacità ovviamente di autocontrollo, quindi la capacità anche di gestire ovviamente le proprie emozioni e chiaramente i propri pensieri in riferimento ovviamente al passato e al presente. Quindi è una persona che diciamo ha tutto sotto controllo, come tipico appunto del re di bastoni. È una persona particolarmente affaccendata, diciamo, perché il re di bastoni parla comunque di una persona che lavora tanto o comunque che ha una grande progettualità in riferimento appunto al suo futuro. Progettualità pratica, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che si sta dando da fare e sta cercando di migliorare, soprattutto da un punto di vista professionale, perché qui parliamo appunto di un re di bastoni, quindi una persona che si sta dando da fare per poter appunto arrivare ad un livello, diciamo, di carriera ragguardevole. Vi ripeto, è una persona che in maniera molto leale, molto sincera, si è guardata dentro. Quindi è una persona che ha anche attraversato un momento comunque di riflessione importante, perché appunto è un re che parla di maturità e parla di saggezza. Quindi è una persona che potrebbe anche aver riflettuto su ciò che è accaduto fra di voi e obiettivamente su ciò che non è andato ovviamente fra di voi. È chiaro che parliamo di un re di bastoni, quindi è sicuramente una persona che potrebbe avere delle frequentazioni altre, quindi o una persona in particolare o ovviamente altre persone che potrebbe appunto frequentare, ma dal suo punto di vista non è un legame vincolante. Quindi è un re di bastoni, cioè non è un re di denari o un re di coppe, d'accordo? Quindi non è una persona innamorata di qualcun altro o di qualcun'altra o una persona che ha deciso in maniera stabile, solida e duratura di mettere su famiglia. È un re di bastoni, cioè una persona che potrebbe aver cambiato più compagne nel corso del tempo, senza mai innamorarsi veramente, ma diciamo così, sfruttando molto di più una parte anatomica. Quindi non ha usato particolarmente, diciamo, il mentale e nemmeno il cuore. Quindi ha, diciamo, usato altre parti anatomiche del corpo. Quindi obiettivamente è una persona che effettivamente non ha cercato l'amore e non l'ha trovato. Quindi dopo di voi questa persona si è innamorata? No. Dopo di voi questa persona ha frequentato altre persone? Sì. Ad oggi si sente completamente impegnata questa persona? No. D'accordo? Quindi perché no? Potrebbe anche essere comunque disposta ad un ritorno nei vostri confronti, anche perché mi viene come re di bastoni nei vostri confronti. Quindi è una persona molto attratta da voi, a cui voi piacete da morire da un punto di vista fisico tuttora e tutt'oggi. D'accordo? Quindi, vi ripeto, è una persona che si sta impegnando molto, ma per quanto riguarda la vita pratica, quindi il lavoro, la carriera, la professione, ma in amore è una persona che ad oggi non ha ancora deciso un vero e proprio impegno. Chiaro che però non è detto che sia una persona completamente single, perché, vi ripeto, generalmente il re di bastoni ha altre conoscenze o comunque frequentazioni o anche una in particolare, ma lui non se ne sente comunque legato.
Assolutamente no. È ovviamente poco carino da dire per l'altra persona in questione, ma diciamo, tra virgolette, usa queste persone o questa persona in particolare per, diciamo, bisogni puramente fisiologici. D'accordo? Nulla di più. Brutto sicuramente nei confronti dell'altra persona o delle altre persone, però obiettivamente è così, cioè non è una persona ad oggi innamorata, però ovviamente non è una persona che è rimasta in pura castità, assolutamente no. Vediamo in questa posizione che cosa questa persona vede ancora di bello in voi, cosa pensa di voi ancora e ovviamente su cosa fare affidamento in riferimento a questa persona. E qui abbiamo il 10 di spade. Allora, anche una carta generalmente molto pesante come appunto il 10 di spade, in realtà ha ovviamente come tutti i tarocchi un risvolto positivo. Il 10 di spade parla infatti di una chiusura netta, proprio drastica, di un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Cioè questa persona ad oggi, nel momento in cui voi andrete a ovviamente vedere questo video, è una persona disposta a mettere completamente da parte, ovviamente, qualsiasi tipologia, ovviamente, di problematica ci sia stata fra di voi, per ricominciare da capo. Quindi è una persona disposta, ovviamente, a cancellare il passato, soprattutto tutto ciò che di brutto c'è stato, ovviamente, nel vostro passato, per ricominciare da zero. Quindi è sicuramente una persona che ad oggi, è vero, dicevo già con il re di bastoni, ha le idee ben chiare. Quindi non vede voi come un capitolo totalmente chiuso. Vede voi come qualcosa, una sorta di possibilità per poter in qualche modo ricominciare da capo, da zero, ripartendo da basi completamente nuove, perché è il 10° arcano minore, in questo caso del seme di spade. Quindi è una persona pronta a chiudere completamente un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Quindi è una persona anche disposta, aperta alla speranza e comunque ad un profondo cambiamento anche nei vostri confronti. Quindi comunque 10 di spade, pur essendo generalmente una carta negativa, però è una carta che parla anche di speranza. Vi ripeto, proprio perché rappresenta una chiusura, la chiusura con il passato, un passato che, ragazzi, ovviamente è stato particolarmente doloroso, perché qui abbiamo un 10 di spade che ovviamente rappresenta, vedete, un grande dolore, cioè questa persona ha veramente sofferto tantissimo per ovviamente la vostra chiusura, quindi sicuramente non è una persona che in qualche modo ha goduto di piena felicità appunto a seguito della chiusura del vostro rapporto, anzi vi dirò che è stata obiettivamente una persona che ha sofferto ovviamente particolarmente, quindi è stata una, diciamo, chiusura particolarmente dolorosa, forse direi anche traumatica, perché il 10 di spade parla anche di traumi, cioè questa è obiettivamente una persona che obiettivamente ha sofferto tanto, che senza di voi in qualche modo si è vista mancare la terra ovviamente sotto i piedi, come se in qualche modo a volte potesse anche aver pensato che la sua vita a seguito della vostra chiusura in qualche modo potesse essere finita, cioè una persona che ha avuto dei brutti pensieri, ovviamente successivamente alla vostra chiusura.
ma ovviamente è una persona che, vi ripeto, ha intenzione, vedete, ancora di fare un piccolo sforzo, nonostante ovviamente tutto sia finito. Perché che cosa vince? Cosa porta quest'uomo a voler fare ancora un ultimo tentativo nei confronti di questa donna? Il cuore. E lui si sa far trasportare dal cuore e dalle emozioni, ovviamente solo in riferimento a voi. Quindi è una persona che un piccolo sforzo già sta pensando in qualche modo di effettuarlo, ovviamente nei vostri confronti, perché non la vede come una situazione, vi ripeto, ovviamente del tutto chiusa. Quindi anche se piccolo, ma una, diciamo, filo di speranza c'è ancora ovviamente in questa persona. Vediamo ora in questa posizione che cosa questa persona ovviamente ha nel cuore, quindi paure, desideri, ma anche appunto frustrazioni, sogni. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di bastoni. Vedete? Questa è una persona che sogna di ritrovarvi, sogna comunque il ricongiungimento, sogna comunque in qualche modo di potervi raggiungere ovviamente nuovamente per poter appunto stare insieme, per potervi parlare, per potervi, vedete, riabbracciare. È una persona che vorrebbe invertire la rotta, cioè ovviamente non più partenze ma soltanto arrivi. Quindi sicuramente è una persona che, vi ripeto, l'intenzionalità di tornare da voi, anche solo con un piccolo tentativo, ve lo dicevo con i 10 di spade, comunque ecco, è una persona che ci sta addirittura già pensando, ed è, vi ripeto, sicuramente una persona che chiaramente da questa grande ovviamente ferita pensa e spera comunque di trarne, se non altro, un piccolo beneficio, cioè una persona che vuole comunque agire con forza e con coraggio. D'accordo? 7 di bastoni, quindi forza, coraggio, determinazione, anche se vogliamo sfrontatezza, perché è chiaro che questa persona sa che tornando da voi sarebbe uno shock, ovviamente, sia per voi, ma evidentemente anche per lui. Quindi è ovvio che questa persona ha voglia proprio, vedete, di offrirvi il suo cuore, perché sa che voi potreste cibarvene. Quindi è una persona che ha ancora, ovviamente, fiducia nel vostro rapporto. Ve lo ripeto, ragazzi, questa non è una persona che in qualche modo può pensare che il vostro rapporto sia chiuso per sempre. Assolutamente no. È una persona che ha voglia di riabbracciarvi e di rivedervi. D'accordo? Guardate, quindi questa immagine è particolarmente eloquente. D'accordo? Il 7 di bastoni parla anche di viaggi, perché ovviamente si rifà al settimo arcano maggiore, che ovviamente è la carta del carro. Quindi sicuramente nel caso in cui voi abitiate lontani, questa persona potrebbe volervi raggiungere o con una scusante qualsiasi avvicinarsi a voi per potervi rivedere. Parliamo del 7 di bastoni, quindi una persona che torna da voi innanzitutto perché vi desidera, ve lo dicevo con la carta del re di bastoni. Quindi è una persona ancora tutt'oggi molto attratta da voi. Dunque, nel caso in cui voi non vi siate più né visti né sentiti, sicuramente questa persona ha modo di vedervi, quindi o sui social, ha modo di spiarvi, oppure attraverso notizie e informazioni che ovviamente possano arrivare da persone che possano fare da ponte, quindi amicizie in comune, oppure nel caso in cui siate colleghi, è ovviamente una persona che non vi perde mai di vista. Quindi è sicuramente una persona che ha dei contatti con altre persone o comunque ha modo di vedervi da un punto di vista pratico, perché parliamo di bastoni, quindi è una persona che ha modo di ammirarvi e quindi di conseguenza anche ovviamente di desiderarvi. Però vi ripeto, è una persona che vuole accorciare le distanze, quindi potrebbe voler compiere un viaggio che possa in qualche modo appunto riavvicinarvi.
Vediamo ora in questa posizione però i contro, cioè perché obiettivamente ad oggi questa persona non vi ha cercato, cioè su cosa obiettivamente prestare attenzione in riferimento a questa persona, cioè su cosa obiettivamente non fare affidamento. E qui abbiamo la ovviamente regina di coppe. Allora, questa è una persona che sicuramente, diciamo, vede in voi, perché voi sapete che ragazzi in tarologia ogni arcano minore di corte, quindi fante, cavaliere, re e regina, hanno un ruolo ben preciso. La regina di coppe e ovviamente la regina di bastoni rappresentano la consultante. La regina invece di denari e la regina di spade rappresentano una rivale. Ebbene, il problema non è un eventuale rivale, ma è ovviamente il come lui vede il vostro carattere. Cioè, questa è una persona che teme la regina di coppe, cioè teme voi in accezione negativa, ossia teme un atteggiamento ben poco empatico, ben poco dolce, ben poco caloroso, un atteggiamento freddo, un atteggiamento tipico di chi non ama più, quindi regina di coppe in accezione negativa, quindi una persona che non prova più sentimenti, una donna diciamo frivola, comunque una donna che è disposta magari anche a riavvicinarsi a lui ma in maniera molto superficiale, una donna che lo ha dimenticato, che lo ha messo da parte, una donna anche molto bella, vi ripeto già da inizio stesa che questa è una persona che vi desidera molto, ve lo dicevo con il re di bastoni e con il 7 di bastoni, è una persona che vi desidera molto e quindi ha modo anche di vedervi, quindi vi trova straordinariamente belle, ma ovviamente è anche sicuramente una donna pericolosa, quindi una donna che potrebbe farlo soffrire tremendamente. Quindi questa persona ha paura di voi, cioè ha paura che voi possiate in qualche modo rifiutarlo, ha paura che voi possiate in qualche modo prendervi gioco di lui, ingannarlo, imbrogliarlo, tradirlo e farlo soffrire. Quindi è una persona che vi vede come una donna fortemente bella e ammaliatrice, a cui lui difficilmente saprebbe resistere, ma che potrebbe farlo soffrire tremendamente. Quindi è una persona che obiettivamente potrebbe temere veramente il vostro comportamento, perché la regina di coppe in accezione negativa è una donna spietata, che come sa dare tanto amore, così sa toglierlo. E in accezione negativa potrebbe anche essere una donna infedele. Quindi nel caso in cui tra di voi ci siano stati problemi di gelosia, questa è una persona che teme ovviamente che voi possiate in qualche modo riaccendere la sua gelosia, la sua possessività, proprio perché vi vede come molto belle. D'accordo? Quindi una persona che ha paura di voi, di quello che voi rappresentate. Siete pur sempre una regina, quindi una donna autonoma, forte, di carattere, di coraggio, ma che piace a tutti, non solo a lui. E quindi chiaramente è una persona che teme di perdervi eventualmente anche un'altra volta. Teme di soffrire questa persona, Vediamo in questa posizione l'ambiente ovviamente che lo circonda, come in qualche modo può averlo, diciamo, influenzato per quanto riguarda appunto la scelta in qualche modo di non tornare da voi, ovviamente a seguito della vostra chiusura. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 17° arcano maggiore, ossia appunto l'arcano della stella. Allora ragazzi, l'arcano della stella o appunto delle stelle parla sicuramente di tante conoscenze, perché le stelle sono tante e ovviamente conoscenze superficiali, conoscenze anche lontane, con persone per esempio lontane dal suo luogo di abitazione. Solitamente la carta delle stelle rappresenta anche in tempi moderni i social. Quindi potrebbe essere una persona che o viaggia tanto per lavoro, di conseguenza conosce tante persone in vari luoghi ovviamente in cui si reca, oppure una persona che usa tanto i social
e di conseguenza conosce molte persone sui social o entrambe le situazioni, quindi una persona che viaggia tanto e ovviamente si fa tenere compagnia dai social e di conseguenza è una persona che conosce tante, veramente tante persone. Persone che però, appunto, vi ripeto, non stringono mai un vero e proprio legame, nemmeno d'amicizia con questa persona, poiché sono situazioni vissute appunto da lontano, molto superficiali, caduche, comunque temporanee, per così dire, e quindi situazioni che rappresentano una sorta di anticamera dell'amore o dell'amicizia o di una frequentazione, ma che poi non arrivano mai al dunque, perché questa persona lascia tante porte aperte. Vi ripeto, questo sia nelle amicizie che anche nelle conoscenze. Ve lo dicevo con questo re di bastoni. La carta delle stelle è tipica di un personaggio dal temperamento del re di bastoni. Quindi è una persona che, come vi dicevo inizialmente, ha tante conoscenze, è una persona che ha anche tante corteggiatrici, perché è pur sempre un re, ma obiettivamente è una persona che non va mai a fondo nelle storie, non è la carta del sole, d'accordo? Quindi ha tante amicizie con benefits, diciamo, ma niente di obiettivamente particolarmente vincolante. Anche nel caso in cui lui abbia una frequentazione in particolare, o comunque una, diciamo, fidanzata, una compagna, è un rapporto che lui non vede come qualcosa di definitivo, ma è un rapporto che in qualche modo gli serve momentaneamente in attesa del suo vero amore. La carta delle stelle parlano appunto di sogni, parlano di immaginazione, di fantasia e di costante ricerca della propria anima gemella. Vedete? Cioè lui sta ancora aspettando la sua anima gemella, pensa di averla trovata. Voi ovviamente, ma non di certo nella persona o nelle persone che lui sta frequentando, assolutamente no. D'accordo? Quindi sono persone che, per carità, la carta della stella parla di divertimenti, parla di distrazioni, parla anche di, diciamo, rapporti eroticamente di un certo, diciamo, godimento, ma nulla di più. Qui non parliamo di situazioni fisse, di situazioni importanti. Ripeto, non è la carta del sole o l'asso di coppe o la carta degli amanti. Questa è una persona che vive le situazioni comunque sempre un po' superficiali, creando una distanza, a volte anche siderale, appunto, tra lui e queste persone, ma lo fa volutamente, proprio perché, vi ripeto, è una persona che non crede ad oggi di aver trovato in questo gruppo di persone la sua anima gemella. Lui la sta ancora cercando. È solo un'ombra, vedete? Ma non ha le fattezze di una persona in particolare. Quindi non è ancora ad oggi una persona soddisfatta pienamente al 100% da un punto di vista sentimentale, ma anche da un punto di vista amicale. Quindi non è una persona che obiettivamente può dire di avere il miglior amico o la migliore amica. È una persona che conosce tante persone, che potrebbe avere tanti amici, ma nessuno di cui lui si fida effettivamente in maniera particolare. D'accordo? Quindi una persona magari anche molto brillante, comunicativa o comunque, vi ripeto, che ha modo di conoscere più persone o ha avuto modo di conoscere più persone, però vi ripeto, nulla di particolarmente, diciamo, impegnativo e lui non vuole volutamente renderlo impegnativo, cioè è una scelta sua. Quindi non è una situazione casuale o che lui sta subendo o comunque come scelta da parte dell'altra persona o di altre persone, è una scelta sua, cioè è lui che obiettivamente ad oggi non si sente ancora soddisfatto ampiamente e pronto per in qualche modo decidere di arrivare ad una vera e propria stabilità. Quindi non è una persona sentimentalmente ed emotivamente ovviamente stabile. Questo vi ripeto sia da un punto di vista amicale che da un punto di vista sentimentale. D'accordo? Arriviamo dunque in questa posizione, ragazzi, che obiettivamente a mio avviso è una posizione molto importante perché
si dà la parola ovviamente al karma, cioè vogliamo cercare di capire se questa storia avrà ancora un seguito, comunque se c'è ancora un piccolo percorso da compiere assieme a questa persona e ovviamente che tipo chiaramente di percorso sarà. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 20° arcano maggiore, certo, che c'è ancora un percorso da compiere. Allora ragazzi, il 20° arcano maggiore ovviamente ci parla della carta del giudizio. Allora, questa è una persona che vi contatterà, perché la carta del giudizio parla innanzitutto, cioè come significati principali e immediati, appunto, vedete, una chiamata, una telefonata, un messaggio. Ora, le modalità con cui questa persona si farà sentire possono essere tante, molteplici, quindi potrebbe scrivervi appunto sui social, mettervi un like sui social, chiedervi o richiedervi l'amicizia, oppure potrebbe addirittura chiamarvi d'improvviso o comunque mandarvi un messaggio. La carta del giudizio parla ovviamente di un momento molto importante, non in questo mazzo, in mazzi più ovviamente tradizionali, la carta del giudizio è appunto rappresentata da individui che in qualche modo risorgono, fuoriescono dalla tomba, dal proprio sepolcro, quindi parla di rinascita dopo un passato di grave chiusura, ve lo dicevo con questo 10 di spade. Quindi è una persona che sicuramente vuole ripartire, ve l'ho detto ragazzi dall'inizio, col 7 di bastoni, il 10 di spade, c'è una persona che vorrebbe ricominciare da voi e ovviamente con voi, quindi completamente da zero, reimpostando ovviamente la vostra storia o comunque la vostra frequentazione, una persona che ha intenzione di scrivervi e ovviamente il giudizio parla di una diciamo comunicazione talmente scioccante per voi, quindi il ritorno di questa persona potrebbe essere proprio l'ultima cosa che voi andreste ad immaginare. Ecco, questa persona tornando però vi scioccherà, quindi rappresenta un'enorme sorpresa che vi emozionerà veramente a tal punto da portarvi ad una scelta, perché il giudizio parla di una decisione ultima definitiva, se ovviamente dare spazio al ritorno di questa persona oppure chiudere definitivamente, perché il giudizio parla appunto di un risorgere a nuova vita o ovviamente con lui o senza di lui, d'accordo? Quindi il giudizio parla, vi ripeto, di comunicazioni, quindi questa persona ha intenzione di scrivervi e vi ripeto ovviamente lo farà. E tra l'altro la carta del giudizio è ovviamente anche una carta particolarmente veloce, proprio perché da un punto di vista appunto di tempistiche, la carta del giudizio ovviamente non sta parlando di tempistiche epocali, quindi non si sta parlando di mesi e mesi, ma di notizie che ovviamente potrebbero arrivarvi entro al massimo un paio di mesi, grosso modo, quindi un lasso di tempo che ovviamente va da un mese a un massimo di 3 mesi, quindi diciamo una media di 2 mesi circa, d'accordo? Quindi tempistiche veramente molto veloci. Parla di un'enorme trasformazione e proprio parla del ritorno, perché ragazzi la carta del giudizio è proprio una carta tipica che rappresenta proprio il ritorno, quindi di una persona, quindi qualcuno che torna dal passato, da un passato ormai morto, che però riaffiora e ovviamente riaffiora portandosi dietro un bagaglio di emozioni non indifferenti. D'accordo? Quindi parla proprio della rinascita anche eventualmente di una coppia, però a seguito ovviamente di una grande decisione che verrà presa ovviamente da voi a seguito di notizie, telefonate, sms, messaggi. Quindi questa persona ha intenzione di ritornare. Quindi c'è proprio la carta del ritorno e delle dichiarazioni, delle comunicazioni da parte di una persona del passato. Tra l'altro, vi ripeto, entro neanche parecchio tempo. Ovviamente questa persona potrebbe inizialmente, per esempio, far notare il proprio nome
nell'elenco delle persone che hanno visualizzato la vostra storia, la storia postata sui social. Oppure potrebbe ovviamente rappresentare un nuovo modo di salutarvi da parte di questa persona, magari in maniera un po' più calorosa del solito. Quindi noterete un gesto che non deve essere inizialmente eclatante, può essere anche un piccolo gesto, ve lo dicevo col 10 di spade, quindi un piccolo tentativo a cui però nel tempo ovviamente faranno seguito altri grandi tentativi. D'accordo? Quindi sicuramente il giudizio parla di un ritorno, cioè da un punto di vista karmico tra voi e questa persona non è finita qui. Poi ovviamente spetterà a voi la decisione se dare o meno seguito ovviamente a questo primo tentativo, perché qui ci sarà, vi ripeto, non deve essere per forza una cosa eclatante, però questa persona comunque vuole farvi capire che ovviamente vuole di nuovo tornare a far parte della vostra vita e in maniera completamente diversa, perché vi ripeto ragazzi, la carta del giudizio parla proprio di un cambiar pelle, quindi anche eventualmente in qualche modo di abbandonare vecchie modalità di approccio al rapporto, vecchie modalità di comunicazione, atteggiamenti particolarmente spigolosi che potrebbero aver causato in passato appunto la vostra chiusura, vecchie abitudini, maniere, modi. Cioè è una persona che in qualche modo vuole tornare anche cambiata da voi, perché la carta del giudizio parla proprio anche di un cambiamento interiore, ve lo dicevo con la carta del Re di Bastoni, questa è una persona che ha riflettuto, che è cambiata, che è maturata. Parecchio, eh? Vediamo in questa posizione il consiglio invece appunto degli arcani. Allora, e qui abbiamo il 10 di denari. Allora, il 10 di denari parla sicuramente di un consiglio a mio avviso molto intelligente, ossia obiettivamente i denari rappresentano diciamo un guadagno personale che deve essere messo al primo posto. Cioè, ragazzi, obiettivamente nel caso in cui il ritorno di questa persona sia tutto ciò che voi stavate aspettando con grande desiderio e ovviamente trepidazione, le carte vi consigliano comunque di in qualche modo dare a voi stessi, a voi stesse ciò che stavate aspettando, quindi in qualche modo di non rifiutare il ritorno da parte di questa persona. Quindi in qualche modo vi viene consigliato di prendere da questa situazione il meglio, ma non, guardate, stringere troppo i lacci della sorte. Quindi vi viene ovviamente consigliato di obiettivamente sì lasciare avvicinare eventualmente questa persona, ma solo nella misura in cui voi lo vogliate e nella misura in cui il vostro cuore e i vostri desideri siano appagati. D'accordo? Quindi non, vedete, stringete troppo il legame nascente a seguito del ritorno appunto di questa persona. Cioè non gettatevi anima, corpo e cuore tra le braccia di questa persona. Lasciatela avvicinare per gradi, parliamo di denari che parlano appunto di tempistiche lunghe. Quindi lasciamo che questa persona possa mostrare un effettivo cambiamento e, vi ripeto, cercate di non impegnarvi immediatamente in una nuova relazione con questa persona. Prima valutate i pro e i contro della situazione. Quindi agite con astuzia, cercando un vostro guadagno personale in tutta questa situazione. Quindi soddisfare i vostri desideri, ascoltare anche magari qualche confessione in più da parte di questa persona, capire e sapere che ad oggi questa persona ancora vi desidera e prova dei sentimenti importanti per voi. Quindi cercate di godere
di tutte queste verità, ma non impegnatevi immediatamente in un legame troppo vincolante, vedete, troppo stretto con questa persona, perché potrebbe essere assolutamente controproducente. Quindi cercate comunque di mantenere ovviamente una vostra autonomia e ovviamente uno spazio di indipendenza, proprio perché, vi ripeto, le tempistiche devono essere più lunghe e ovviamente più lente per poter in qualche modo saggiare l'effettivo cambiamento da parte di questa persona. D'accordo? Il 10 di denari, come tutte le carte di denari, parlano di astuzia, di guadagno ottenuto attraverso un'attenta riflessione e ovviamente una forma di apprendimento in riferimento a ciò che è accaduto nel passato. D'accordo? Quindi cercate di evitare comunque di sentirvi obbligate a riaccettare questa persona. Cercate di evitare manipolazioni anche comunicative da parte di questa persona, che potrebbe, vedete, riavvicinarsi a voi in maniera molto furba, attenta e calcolata, perché vedete, lui vuole stringere di nuovo un legame importante con voi, ma voi potreste, vedete, cercare di guardare anche altrove. Quindi valutate bene i pro e i contro e prendete tutto il meglio che questa situazione possa offrirvi. Anche delle soddisfazioni, perché no, in riferimento al ritorno da parte di questa persona. Ma, vi ripeto, cercate di evitare legami troppo stretti, perché lui lo vorrebbe, ma evidentemente nel vostro caso non è appunto ancora il caso. È meglio aspettare, dicono ovviamente gli arcani. Vediamo dunque in questa posizione il futuro, quindi che cosa ovviamente vi aspetta nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, a seguito appunto di questa meravigliosa carta ovviamente del giudizio. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del Papa. Allora ragazzi, la carta del Papa parla di perdono, quindi sicuramente tra voi e questa persona ovviamente ci sarà un dialogo, anche più di uno obiettivamente, che permetterà sicuramente ad entrambi di in qualche modo o rivedervi comunque in un incontro, vedete appunto faccia a faccia, o comunque di riparlare di ciò che possa essere obiettivamente accaduto, e sicuramente entrambi cercherete pace, equilibrio, cioè nessuno dei due vorrà accendere una discussione o una lite. Agirete entrambi in maniera molto matura e molto saggia, parliamo appunto del Papa, che è un uomo molto sincero, molto pulito e ovviamente molto chiaro. Quindi questa persona tornerà da voi con saggezza, con maturità e soprattutto in maniera libera da rancori e pensieri negativi in riferimento al passato. Perché la carta del Papa parla proprio di perdono, parla di riappacificazione, parla in qualche modo di fedeltà anche ovviamente ad un sentimento che c'è stato fra di voi, ad un rapporto che viene riportato in auge benevolmente. D'accordo? Il Papa parla inoltre di un rapporto dal risvolto prevalentemente, almeno inizialmente, spirituale ed emotivo, cioè entrambi cercherete di non lasciarvi andare all'erotismo per dare invece molto più spazio e importanza al dialogo e ovviamente alla comunicazione saggia. D'accordo? Quindi il Papa parla di azioni non avventate da parte di entrambi, cioè agirete per tempo, nei tempi giusti e con le modalità ovviamente più corrette. D'accordo? Quindi, vi ripeto, sicuramente questa persona ha intenzione di riappacificarsi con voi. È una persona che ha intenzione di rivedervi e risentirvi. Il karma vi ovviamente
certifica che questa persona comunque non rimarrà a lungo lontana da voi e che comunque vi ridarà un segno della sua presenza nella vostra vita, perché a livello karmico ovviamente non si scappa, cioè qui c'è ancora anche soltanto una piccola parte del viaggio della vostra esistenza da compiere insieme. Ci sono delle situazioni da chiarire che verranno chiarite con il Papa, c'è un chiedersi scusa a vicenda, un perdonarsi a vicenda e c'è un agire, vi ripeto, soprattutto votato alla riappacificazione. Quindi eviterete di lasciarvi andare unicamente al consumare, diciamo praticamente il vostro rapporto. Questa persona vi dimostrerà di non essere in cerca di avventure nei vostri confronti, ma di essere una persona seria e che ha voglia di equilibrio. La carta del Papa ci ribadisce assolutamente le tempistiche veloci, perché appunto il Papa ha tempistiche molto veloci, tra i 15, 20, 25 giorni al massimo un mese. Quindi vi ripeto, questa è una persona che sicuramente entro al massimo un mesetto di tempo, anche un paio di mesi, comunque vi farà capire anche soltanto attraverso un piccolo segnale che lui c'è. Quindi qui sicuramente un ritorno c'è, ma vi ripeto, ovviamente un ritorno che avrà ovviamente degli step e vissuto in maniera molto intelligente, molto saggia, senza accelerazioni inutili, senza precorrere i tempi né da parte dell'altra persona, ma soprattutto nemmeno da parte vostra. Quindi una persona che cercherà di agire in maniera onesta, senza false scorciatoie. D'accordo? Nel caso, ovviamente, vi ripeto, questa sia una persona che nel frattempo, che ovviamente frequentava voi, aveva già una compagna ufficiale, questa persona tornerà comunque da voi, vi ripeto, impegnata, perché il Papa parla di una persona impegnata, ma, vi ripeto, una persona emotivamente non coinvolta rispetto al rapporto ufficiale, bensì molto coinvolta in riferimento alla persona presso la quale si recherà e tornerà, cioè voi. Perché il Papa parla di rapporti in essere molto freddi. Quindi nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto, una frequentazione con una persona impegnata, cioè quest'altra persona era sposata, fidanzata, eccetera, lo è ancora, ma vi ripeto, come vi dicevo inizialmente con il Re di Bastoni, è comunque una persona che non si sente legata per la vita a quest'altra persona perché non prova più nulla. Il Papa parla di doveri, di tradizioni, di legalità, di comportamento saggio e maturo, rispettoso, ma non tipico di una persona innamorata. Non è la carta dell'imperatore. Quindi non è una persona più innamorata, più attratta dalla persona che ha al suo fianco. È una persona che vorrà rispettare delle tappe anche con voi, ma con voi tornerà, ve lo dicevo con questo 10 di denari, per riagganciarvi, per stringere di nuovo il rapporto con voi, ma ovviamente poi spetterà a voi la scelta e la decisione se appunto tornare con questa persona e dare a questa persona ovviamente ancora udienza, anche se obiettivamente con la carta del Papa evidentemente riuscirete a in qualche modo mettere da parte tutte le asperità che hanno contraddistinto questo rapporto in passato per poter appunto di nuovo ritrovarvi, perché il Papa parla di un fare pace, quindi di una riappacificazione tra voi e questa persona, quindi parlerete molto. Ecco, eviterete di gettarvi l'uno nelle braccia dell'altra, se non altro inizialmente, cioè la carta del diavolo. Quindi agirete in maniera molto saggia e adulta, matura. Quindi cercherete di mettere da parte emozioni, sentimenti e sessualità per invece dare molto più spazio, ovviamente, a tutto ciò che rappresenta lo spirito. Un legame molto più profondo che riesce ad andare oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre una rottura, anche magari da diverso tempo, e anche oltre un mero desiderio fisico. Qui c'è proprio un chiedersi scusa a vicenda, un perdonarsi
ovviamente a vicenda, un riprendere delle comunicazioni, che però avverranno con equilibrio, inizialmente anche quasi in maniera amichevole e vi ripeto, entro comunque tempistiche direi piuttosto veloci. Dunque, questa è stata una stesa veramente, ovviamente molto bella, che parla, vi ripeto, sicuramente di un ritorno che però, ragazzi, ovviamente avverrà con tempistiche sicuramente inizialmente anche piuttosto veloci, che potrebbero scioccarvi, una sorpresa che questa persona potrebbe appunto farvi, ma appunto un ritorno che poi procederà per gradi, perché qui c'è da discutere parecchio in riferimento appunto al vostro passato. Ci sono molte cose evidentemente su cui dovrete ancora discutere, sulle quali confrontarsi. Quindi comunque situazioni di un certo peso che però verranno assolutamente risolte. Quindi il Papa parla di riappacificazione. Anche nel caso in cui il vostro rapporto sia finito in maniera piuttosto traumatica, ecco, sicuramente avrete modo di fare pace e in qualche modo di riprendere una comunicazione che ovviamente servirà a riallacciare, appunto, come vi dicevo, con il 10 di denari questo rapporto, ovviamente però procedendo per gradi e sarete poi voi a decidere appunto per questo giudizio, quindi se ridare o meno speranza a questo rapporto. Però effettivamente è una stesa molto bella che non parla di altre frequentazioni in maniera particolare, non è mai in qualche modo stata estratta una regina di spade, quindi vi ripeto non è una persona innamorata, persa di qualcun altro, e anche nel caso in cui abbia ad oggi un legame, sicuramente una persona pronta a chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo, come appunto vi dicevo, con il 10 di spade. D'accordo? Dunque, vi ripeto, aspettatevi appunto qualche sorpresa da parte di questa persona nei prossimi mesi e poi ovviamente una situazione assolutamente in divenire. Quindi questa persona non vi ha mai dimenticato, non vi dimentica, vi desidera ancora particolarmente e ha tutta l'intenzione di fare appunto quest'ultimo piccolo sforzo. D'accordo? Dunque ragazzi, ovviamente come sempre, mi raccomando, mettete voi come priorità, ricordate sempre che voi non siete obbligate ad accettare il ritorno di un'altra persona. La vita è vostra, il cuore è vostro, il corpo è vostro. Quindi siete voi, e solo voi, a dover decidere per il vostro futuro sentimentale. Quindi spetterà solo a voi e avrete tutto il pieno diritto di scegliere e di decidere se portare avanti il ritorno di questa persona oppure se in qualche modo accontentarvi, diciamo, di una riappacificazione, ma comunque attendere tempistiche migliori o addirittura guardare altrove. D'accordo? Puntate alla vostra felicità, che sia sempre la vostra priorità. Dunque, come sempre, ovviamente mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, ovviamente buona fortuna e come sempre a presto.